Andiamo a risolvere questa perdita d'acqua del gabinetto. Per prima cosa chiudiamo l'acqua, ok, basta anche chiudere la manopola dello scarico e poi andiamo su nella vasca in alto. Questo è un sistema Catis, quindi andiamo a cambiare questo pezzo, la mini sfera gomma per cassetta Catis, io filetto M4 perché a me porta la guarnizione con il filetto. Vedete, ci sono altre Catis che invece portano la guarnizione a incastro. Il funghetto cambia un po' ed è importante che siano corrispondenti, perché altrimenti se sono diversi non bloccano l'acqua. Questo qui è quello che si sfitta. Quindi cosa facciamo? Andiamo ad operare nella cassetta, andiamo prima a svuotarla e poi andiamo a smontare il vecchio filtro, la vecchia guarnizione, svitandola. Allora, gli spazi sono molto stretti. In genere vi dovete aiutare con una pinza piccola come questa e riuscire a svitare la guarnizione sotto. Nel caso in cui dovesse essersi ossidata, che a distanza di anni può capitare, dobbiamo lavorare smontando il pistoncino. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a rimuovere questo fermo, così. Andiamo a smontare questa parte qui, quindi già l'abbiamo liberato, e dobbiamo andare a svincolare, non so se si vede, metto a fuoco, dobbiamo andare a svincolare questo componente, quindi dobbiamo andare a svitare questi viti e poi dobbiamo andare a svitare questo bullone qui, vedete, in modo da liberare questo quadrato. Allora, tenete presente che è tutto molto difficile da svitare perché è da anni che stanno in acqua, è tutto molto arrugginito, quindi andate di svitollo di VD40 e con giraviti con un bel manico lungo, in modo da fare una bella presa forte e svitare le viti. Allora, guardate, con un bel movimento, svincolato dal fermo, facendo questo movimento, giocando un po' così con la curva, sono riuscito a tirare verso l'alto il pistoncino, quindi non c'è bisogno neanche che vado a svitare questo dato per svincolarlo ancora di più. Quindi adesso posso giocare con lo svitolo, la guarnizione nel frattempo l'ho staccata e devo andare a staccare, vedete, questo perno che si avvita, che sostanzialmente diciamo che è la filettatura che sta all'interno della guarnizione. Ecco qui, guardate come si sta svitando con l'aiuto di una pinza, Svitol o VD40, piano piano sto riuscendo a svitare questo pezzo. Questo è il tappetto di gomma, questo era il pernetto che stava all'interno del tappetto di gomma, che non reggeva più ormai la presa dell'acqua. Ok, sono riuscito a smontare entrambi ed ecco la filettatura che adesso ho pulito e oliato con il solito VD40. Vado a prendere il funghetto nuovo, eccolo qui, lo vado a avvitare sull'asta. Adesso è molto più facile e vado a rimettere, avvitiamo bene fino in fondo, ok, e vado a rimettere le cose a posto come erano prima. Ovviamente adesso la manovra è più difficile perché c'è il funghetto che mi fa spazio, e invece ecco qua. E adesso al ritroso andiamo a montare tutto. Ok, una volta montato tutto, prima di serrare bene le viti, lasciateli abbastanza liberi, in modo che vedete, questo supporto possa muoversi, perché nel supporto passa appunto l'asticella, possa muoversi. Che cosa faccio? Do 2-3 colpetti per vedere com'è lo scorrimento. Se vedo che chiude bene, ok, se vedo che chiude agevolmente il buco, vado a stringere le viti, stando attento che questa parte qui poi non vada a fare attrito sul pistoncino. Se dovesse perdere un po' d'acqua, vuol dire che questo non chiude bene, quindi vuol dire che dobbiamo regolare meglio questo supporto, quindi
allontanandolo un poco e cercando di lasciare il pustone quanto più libero possibile. Però vedete come si è spostato da solo? Basta dare le colpi, ok, si assesta e poi andiamo a avvitare. Avvitate le viti, non vi resta altro che riempire la vasca e usare lo scarico normalmente. Mi raccomando amici, aggiungetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel like se il video vi è stato utile, ma anche se non vi è stato utile mi aiutereste lo stesso con un bel like, e alla prossima. Se avete bisogno commentate, vi risponderò.